Questo video nasce da un commento, a mio avviso, molto importante che è stato fatto sulla community da un utente che risponde al nome di Andrea B. Tempo fa ti ho presentato un video nel quale illustravo una serie di metodi con cui possiamo riuscire a riconoscere a colpo d'occhio un file infetto da uno originale. Abbiamo visto ad esempio che possiamo utilizzare l'anteprima, che possiamo utilizzare le estensioni dei file e così via. Naturalmente però non esiste un singolo metodo infallibile sulla faccia della Terra per riconoscere un virus e quindi di conseguenza valgono anche tutti i consigli dati in precedenza. Infatti Andrea ci chiede se un file PDF che viene riconosciuto come tale possa o meno nascondere al suo interno una minaccia. Ebbene sì, anzi assolutamente, se usi i file PDF abitualmente o meno sul tuo computer, ti consiglio di seguire anche questi ulteriori suggerimenti che sto per darti. E allora andiamo a vederli insieme e se ti senti pronto, iniziamo su Reeducational Channel. Ma non perdiamo neanche un secondo di tempo e lanciamoci direttamente nel vivo di quello che è l'argomento di oggi. Ma prima di tutto andiamo a fare rapidissimamente chiarezza su una domanda davvero fondamentale. E la domanda è: i PDF possono contenere dei virus? A risponderci è la stessa Adobe, oppure Adobe come preferiscono chiamarla gli americani, che ci dice che possono, perché i PDF sono uno degli standard più diffusi al mondo per veicolare dei documenti e gli hackers e tutti quanti i malintenzionati ne approfittano moltissimo per cercare di intrufolarsi nei nostri sistemi. Non è una novità, infatti questo articolo del 2022 ci informava, ma ne abbiamo già parlato, che era stata scoperta una nuova arma dai criminali informatici e infatti bastava un PDF per entrare nei PC delle vittime. Tuttavia, recentemente c'è stata una vera e propria escalation di questo fenomeno, infatti questo articolo, che invece è del 1 marzo 2024, ci informa che c'è stato un incremento sensibile nei PDF malevoli. Infatti questi vengono utilizzati come se fossero un portone di ingresso per entrare travestiti nei nostri computer. Buongiorno madre. Buongiorno. Buongiorno, madre. Scusate, questo è il convento omonimo? Veramente questo è l'ospizio di Sant'Eustorgio. Ah, Sì, Sant'Eustorgio, quello. sì. Grazie. Grazie. Siamo dame di carità. Dell'FBI. Sarò scemo, ma le dame di carità dell'FBI mi hanno sempre fatto scompisciare dalle risate. Ma giriamo pagina prima che mi prenda, come al solito, la ridarola e non riesca ad andare avanti per un quarto d'ora buono. Come puoi vedere su questo computer ho creato due PDF. Uno è un PDF pulito e uno è un PDF, o meglio lo stesso PDF, che però io ho inzeppato letteralmente di malware. Naturalmente quando riceviamo un allegato di posta oppure dobbiamo aprire un pendrive che contiene un qualcosa di cui non siamo sicuri al 100%, la prima cosa che facciamo è andare a controllarla con VirusTotal. Se non sai che cosa è VirusTotal, ne ho parlato in un video precedente che ti lascio qui in alto per tua comodità. Quindi andiamo su Google, cerchiamo VirusTotal e vediamo la differenza tra questi due file. Anzi, apriamo proprio due finestre distinte di VirusTotal in modo da poter fare una comparazione. Nella prima finestra andiamo a caricare il nostro PDF pulito che viene controllato e su 61 antivirus vengono rilevate 0 minacce. Eccolo qui, tutto verde, tutto undetected. Cosa succede tuttavia se prendiamo l'altro PDF e lo andiamo a caricare? Lo vediamo subito. Eccolo qua il nostro PDF infetto che viene caricato e viene trovato impestato dalla bellezza di 47 malware diversi che mi sono divertito a infilargli all'interno. Tuttavia, come vedi, alcuni antivirus non se ne accorgono nemmeno in questo caso. Tuttavia, per quanto concerne i file PDF, c'è un consiglio molto ma molto migliore rispetto all'utilizzo di VirusTotal che posso darti. Andiamo a vederlo insieme. La prima cosa da fare è andare ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare come sempre Gentiluomo Digitale.
Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e portiamoci in alto, in quella che è la sezione Downloads. Una volta aperta la pagina, scendiamo un po' più giù fino ad individuare questo file, quello che si chiama Sumatra PDF. Facciamo clic sul grosso pulsante azzurro File Download e attendiamo solo alcuni secondi che il file venga scaricato sulla nostra macchina. A questo punto facciamo un clic per andare ad aprire la cartella compressa che contiene il file che abbiamo appena scaricato e chiudiamo la finestra del browser retrostante. Facciamo doppio clic sull'unico file all'interno della cartella compressa per andare ad aprire questo programma che ti ho fatto scaricare in versione portable e che quindi non richiede alcuna installazione, e ti ho fatto scaricare in versione 32 bit. Per quale motivo queste due scelte? La prima è perché la versione 32 bit va bene sia su macchine a 32 che a 64 bit. E il secondo motivo per cui ho scelto un file portable è semplicemente il fatto che non hai bisogno di installarlo e quindi potrai, come vedremo tra un attimo, utilizzare questo programma alla bisogna nel caso in cui tu voglia aprire senza correre rischi anche un file potenzialmente infetto. La magia di questo programma infatti è quella di poter aprire qualsiasi file PDF, ivi ricompresi anche quelli che contengono del codice potenzialmente pericoloso al loro interno. Infatti non va ad eseguire nessuna macro e nessun codice malevolo, ma lascia invece intatto il contenuto del documento PDF. Andiamo a fare una prova. Per andare ad aprire qualsiasi documento, infatti, ci basta andare a fare clic sulla scritta in alto a sinistra che recita proprio Apri documento. In questo caso possiamo andare ad aprire il documento pulito cliccandoci su e selezionando il pulsante Apri. E come vedi viene fuori il nostro PDF di esempio, ma è quello pulito. Cosa succede invece se andiamo ad aprire un documento infetto come quello che ti ho appena mostrato? Facciamo subito la prova. Questa volta mi porto sull'icona Apri in alto a sinistra, ci clicco su e clicco questa volta sul mio esempio infetto. Clicco su Apri e come puoi vedere al mio computer non succede assolutamente niente, ti garantisco che sarebbero saltati in aria tutti quanti gli antivirus, ma soprattutto posso anche arrivare a leggere il contenuto del documento infetto senza correre assolutamente alcun rischio. Due precisazioni importanti per te. La prima è che non ti consiglio di utilizzare Sumatra PDF come PDF reader di default. È infatti un sistema ridotto all'osso ed ha molte funzionalità in meno rispetto ai reader tradizionali. Ma il secondo e più importante consiglio di tutti è quello che non ti consiglio, quantunque abbiamo visto che sia abbastanza sicuro l'uso di Sumatra PDF, di andare a sfidare la sorte e divertirti ad aprire qualsiasi PDF infetto. Sumatra PDF è utile da avere su un pendrive e utilizzarlo alla bisogna. Ad esempio, quando ti trovi su un computer che non ha connessione a internet o non hai la possibilità di andare a verificare con VirusTotal se un file è infetto o meno, oppure nel caso in cui tu sospetti che all'interno del PDF ci siano dei dati estremamente importanti, ma non vuoi rischiare di aprirlo con un PDF reader tradizionale, evitando di far morire il tuo computer. E siamo giunti al termine anche di questo video, ma non possiamo congedarci prima dei ringraziamenti di rito, che quest'oggi sono 3, ma non per questo meno importanti. Il primo infatti va a Nino Sirianni per essersi abbonato al canale e quindi è con gioia che ti do il benvenuto a bordo nella community dei gentiluomini, caro Nino. Il secondo invece va a Stefano Petrone per il suo generosissimo super grazie. Ti ringrazio innanzitutto per il tuo supporto, ma soprattutto per la tua simpatia. Il terzo ringraziamento invece va a te che hai guardato questo video e mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e quindi non mi resta come di consueto che salutarti e darti appuntamento alla prossima.